È il 21 luglio del 1602. Il marchese Ermete Cavalletti, importante funzionario dello Stato Pontificio e contabile della Camera Apostolica, è sul letto di morte, colpito da una grave malattia. Solo qualche mese prima era stato in pellegrinaggio alla Madonna di Loreto e ne era rimasto così toccato che, tornato a Roma, scrive testamento nel quale esprime la volontà di essere sepolto in una cappella della chiesa di Sant'Agostino, della quale la sua famiglia aveva acquistato il giuspatronato, e chiede che questa cappella sia dedicata alla Madonna di Loreto. Poco dopo la sua morte, il 4 settembre del 1602, la famiglia stipula un contratto con i frati della chiesa di Sant'Agostino per la realizzazione di un altare cum pictura et ad honorem Beatissime Marie de Loreto. Resta da decidere a chi affidare l'opera e la scelta non è difficile, perché a Roma c'è un pittore al culmine della sua fama, Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, che tra l'altro vive nelle vicinanze della chiesa di Sant'Agostino. È così che tra il 1603 e il 1605 Caravaggio dipinge la famosa tela che ancora oggi possiamo ammirare nella prima cappella a sinistra della chiesa di Sant'Agostino in Campo Marzio a Roma. Una tela meglio nota come Madonna dei Pellegrini, ma che, come vi ho appena detto, è in realtà una Madonna di Loreto. Caravaggio, per raffigurare il tema, non si ispira a nessuna delle iconografie tradizionalmente usate, di cui la più nota è quella della Santa Casa portata in volo dagli angeli, su cui di solito troneggia Maria con il bambino. Una iconografia che pure era in voga all'epoca e di cui pregevole esempio è la tela dipinta proprio in quegli anni da Annibale Carracci. Ma, come al suo solito, Caravaggio fa qualcosa di rivoluzionario, elude le usuali iconografie e dipinge un incontro, quello della Madonna con il bambino, con i due pellegrini, che sono proprio i nobili Cavalletti, il marchese Ermete e sua madre. Nel dipinto di Caravaggio non vi è nulla di ideale o inverosimile e lui, come sempre, con il suo inconfondibile stile e con la sua straordinaria abilità, riesce a rendere tutto perfettamente reale, fa riaccadere la storia sacra sotto i nostri occhi. Osservando il dipinto, tre particolari sembrano subito attrarre la nostra attenzione. Il primo è che, almeno in apparenza, sembra mancare la casa di Nazareth, un elemento che è sempre presente nelle opere d'arte raffiguranti la Madonna di Loreto. Caravaggio in realtà raffigura soltanto uno stipite di marmo di una porta di una casa qualsiasi, forse proprio la sua, una casa umile, con l'intonaco sbrecciato, che lascia a nudo i mattoni della muratura, quei mattoni di cui pure è fatta la casa di Loreto e che sono quindi forse l'unico richiamo alla Santa Casa. Il secondo particolare è che sia la Madonna che il bambino non hanno un aspetto divino, non sono idealizzati, ma sono raffigurati come persone reali e moderne. Una donna contemporanea molto femminile, con il suo bimbetto anche un po' cresciutello tra le braccia. I due modelli, utilizzati da Caravaggio tra l'altro, erano pure ben conosciuti dalla gente del quartiere di Campo Marzio, dove si trovava la chiesa di Sant'Agostino, in cui la tela doveva essere collocata. Erano abitanti del posto, come anche lo stesso Caravaggio. Il terzo particolare è che Caravaggio, in modo assolutamente inusuale, ritrae i nobili committenti, i marchesi Cavalletti, non solo come due veri pellegrini, ma come due poveracci in abiti umili e laceri, e mette in primo piano i piedi del marchese, nudi e sporchi. Questo generò grande scalpore. In realtà, infatti, a destare scandalo non fu, come solitamente si asserisce, la Madonna raffigurata come una popolana del quartiere, ma invece proprio questa particolare raffigurazione dei due nobili, dipinti zozzi e sdruciti. Esaminando più da vicino il marchese, ci renderemo conto di come egli raffiguri il pellegrino tipo del 1600. Ha infatti con sé il bordone, tipico bastone del pellegrino, e indossa anche il sarrocchino o mozzetta, quella mantellina che vediamo a coprire le sue spalle e che oggi è ancora in uso nelle confraternite. I marchesi Cavalletti
Scelgono quindi di non farsi rappresentare in abiti lussuosi, con stemmi o quant'altro utilizzavano i ricchi committenti del loro tempo per distinguere le proprie figure in quadri di tal genere. Dobbiamo perciò pensare che forse i cavalletti intendevano così dirci qualcosa di più su loro stessi, ovvero del loro essere, come tutti gli uomini, dei poveri peccatori e quindi persone pellegrine su questa terra in cammino alla ricerca del divino. Forse i cavalletti avevano compreso che la vera nobiltà derivava loro non dai titoli nobiliari, dagli stemmi o dalle loro ricchezze, ma dall'essere creature di Dio alla ricerca dell'incontro con Lui. Di Caravaggio conosciamo la straordinaria capacità di cogliere l'attimo, di fermare l'istante per fissarlo nell'eternità. Qual è allora l'attimo fissato in questa tela? A Loreto a quei tempi era tradizione che il pellegrino, giunto a piedi al santuario, prima di iniziare la preghiera dovesse fare 3 giri a piedi scalzi o anche in ginocchio intorno alla Santa Casa. Ebbene, sembra che i 2 cavalletti siano stati colti proprio nel fatidico momento nel quale, dopo aver compiuto scalzi 3 giri, si sono appena inginocchiati dinanzi l'uscio della Santa Casa per pregare la Vergine di Loreto. Ed ecco, la Madonna col bambino farsi miracolosamente loro incontro sulla porta. Ma in realtà non è percepibile immediatamente nulla di miracoloso. Tutto sembra normale. Di fatto noi vediamo una bella mamma affacciarsi sulla porta di casa con il suo bambino in braccio e nulla più. E allora dove si cela il miracolo? La miracolosità di questa apparizione la scorgiamo in un particolare, a prima vista quasi impercettibile: la posizione dei piedi della Madonna. I talloni sono sollevati e le punte dei piedi hanno sfiorato o stanno per sfiorare il suolo. La sensazione è quella che la Vergine sia discesa dall'alto proprio in quell'istante. Ma pur essendo creatura venuta dal cielo, questa Madonna non è idealizzata. Non è contornata di angeli in volo e da nubi, è invece reale, è una donna sulla soglia della sua casa, che sembra aver lasciato per un attimo le faccende domestiche, forse il bagnetto del bambino, per affacciarsi a quell'uscio ad accogliere e salutare questi pellegrini appena arrivati. Maria, definita la Janua Celi, la porta del cielo, si affaccia stavolta sulla soglia della porta di questa povera casa. La Madonna di Caravaggio, quindi, non è posta in un contesto regale, non è su un trono, non ha una posizione da regina, non ha corona, non ha vesti preziose. È una donna vera, una madre, che viene incontro ai suoi figli e che li attende sull'uscio di casa. Caravaggio, tuttavia, dipinge le sue vesti con i colori rosso e blu tradizionalmente utilizzati sin dal Medioevo come suo segno distintivo, simboleggianti rispettivamente il divino e l'umano. Ci sono poi alcuni piccoli particolari che spesso passano inosservati, ma che ci dicono qualcosa in più delle qualità di questa donna, che ci rivelano che lei è una sposa, una vergine e una madre. Che sia una vergine sposa ce lo indica il nastrino bianco che si intravede sulla sua testa, che è proprio il nastrino della sposa, utilizzato in Italia, forse ancora fino ad inizio Novecento, dalle spose del popolo, che usavano raccogliere i capelli in una treccia, che veniva fermata in fondo proprio con un nastrino e che, arrotolata, veniva poi appuntata sul capo in una sorta di chignon. Il nastrino è bianco, il colore della purezza, e sta dunque ad indicare che Maria è una vergine sposa. Ma questa vergine sposa è anche già madre, come ci dice il bambino che è in braccio, che è pure bello cresciuto. La pettinatura della Madonna è quindi quella tipica delle donne sposate anche del tempo di Caravaggio, un particolare che va letto in combinazione con quello della foggia degli abiti indossati dai personaggi del quadro, che, come vi ho detto, è anch'essa seicentesca. Così l'artista ci mostra la contemporaneità della Vergine e del Bambino con i pellegrini cavalletti giunti alla Santa Casa di Loreto, ma anche con tutto il loro presente storico. Ma questa Maria e questo suo figlio appaiono così moderni da sembrare tuttora viventi e storicamente a noi contemporanei quindi a chiunque si rivolga a loro e di cui loro paiono ascoltare le preghiere.
La Madonna, infatti, è tutta protesa verso i due pellegrini, proprio in un atteggiamento di accoglienza e ascolto. Si protende con il capo, ma anche con lo sguardo, che appare attento alle preghiere dei due inginocchiati. La sensazione è che sia stata lei ad andare incontro ai due, uscendo sulla soglia di casa con il bambino, e quel bambino sembra offrirlo, quasi ostenderlo. La Vergine offre quel bambino che ad uno sguardo più attento si rivela essere il vero centro del quadro. Una centralità che ci viene svelata dall'abile utilizzo della luce, cosa in cui Caravaggio è maestro incontrastato. Perché è proprio la luce che porta l'attenzione di chi guarda sul bambino Gesù, rivelando la sua centralità. Lui, il bambino, è infatti la fonte di luce. Dietro di lui c'è solo il buio dell'interno della casa. E la luce che da lui promana investe la madre e si riverbera sui visi dei due pellegrini, che pur laceri, brutti e rugosi, appaiono illuminati da quella grazia che è lì in mezzo a loro, incarnata proprio in quella madre e in quel bimbo. Il bambino tra le braccia della madre poi è nudo, è la nudità dell'innocenza. Proprio quel corpo nudo del figlio Maria prenderà tra le sue braccia, ancora per l'ultima volta sotto la croce, per deporlo nel sepolcro, avvolto nel suo sudario. E in questa tela Caravaggio dipinge Maria che tiene in braccio il bambino in un panno bianco, evocativo proprio di quel futuro sudario. E così ci fa fare un salto in avanti nella storia della redenzione, che qui è appena ai suoi albori. Maria sta già offrendo il corpo del figlio, che però qui è ancora quello di un bambino, tanto bambino che sta aggrappato alla sua mamma con le manine. La manina sinistra è poggiata sul suo seno. All'ingrandimento si vede bene questo tenero particolare, evocativo di un gesto molto comune tra i bambini che sono ancora allattati, che a volte appunto frugano tra le vesti delle madri per cercarne il seno. Con l'altra manina, la destra, il bambino Gesù, più che benedicente come da alcuni ritenuto, sembra piuttosto descrivere la sua natura. Sembra dirci: io sono uno e trino. L'indice è infatti sollevato e staccato dalle altre dita, delle quali il pollice non è affatto visibile, così che le restanti dita visibili sono solo 3, 1 e 3. Dal volto del bambino, che come ho poc'anzi detto è il vero centro del quadro, parte una diagonale che, passando per il suo corpo, raggiunge le mani del pellegrino e prosegue sino ai suoi piedi, nell'angolo in basso a destra della tela, da cui il piede destro del pellegrino stesso sembra quasi fuoriuscire. In questo modo è come se idealmente la diagonale che parte dal volto del bambino proseguisse verso l'esterno del quadro, creando un contatto con chiunque in ogni tempo vi si trovi davanti. La stessa diagonale va poi a formare come un ventaglio ideale da un lato con la linea diritta dello stipite della porta della Santa Casa e dall'altro con i due bastoni inclinati dei pellegrini. Un ventaglio che produce un senso di apertura, un ventaglio che genera uno spazio nel quale la relazione tra la Madonna e il bambino con i pellegrini sembra abitare. Ma osserviamo con attenzione questi due pellegrini. All'apparizione della Madonna con il figlio tra le braccia sono rimasti così estasiati da dimenticare ogni forma di educazione ed etichetta. Ci danno le spalle, ci mostrano i loro piedi sporchi, addirittura le loro terga. I loro bastoni, gli abiti rattoppati, la cuffia sdrucita della vecchia marchesa Cavalletti stanno lì a raccontare la strada percorsa, la fatica affrontata, ma anche e soprattutto la tenacia della loro fede. Una fede che annulla ogni distanza tra l'umano e il divino e realizza quell'incontro con l'infinito nel quale risiede la speranza del cristiano e in fondo quella di ogni uomo. Siamo ormai giunti alla conclusione di questo video e abbiamo compreso come la scelta iconografica di Caravaggio non sia un vezzo estetico o una vacua ricerca di originalità, ma abbia invece un profondo significato. Il miracolo della Madonna di Loreto non è una casa in volo trasportata dagli angeli, ma quello di una presenza, un Dio che attraverso Maria si fa incontro all'umanità ferita, sporca e lacera e addirittura precede la richiesta di aiuto. Come dice Papa Francesco, l'amore di Dio viene sempre prima del nostro, Lui sempre prende l'iniziativa, Lui ci aspetta, Lui ci invita, Lui ci precede.
Vi lascio guardare il quadro ascoltando il mottetto di Gioacchino Rossini intitolato Salve o Vergine Maria, eseguito per questo video dal soprano Arianna Donadelli. Salve, 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 o Vergine Maria, salve, o Madre in ciel Regina, sulla terra il guardo inchina, dei tuoi figli abbi pietà. Tu di sol tutta vestita, tu di stelle incoronata, tu speranza, tu speranza, avvocata del tuo popolo fedel. Salve, salve, o Vergine Maria, salve, o Madre in ciel Regina, sulla terra il guardo inchina, dei tuoi figli